Ok, allora, questo qua è un Formula. Ma si può portare una macchina in queste condizioni? Perciò per girare più stretto dovresti avere la macchina morbida. Erano 7 anni che non salivo su Formula. Addio, non vedevo l'ora. L'ultima che ho guidato è stato un Formula Renault 2000 Light della TJM, che ho guidato perché ho vinto un campionato online, quindi il premio era un test. E oggi finalmente rimetterò le chiappe su una monoposto. Sarà una giornata bellissima, piena di cose divertenti, e alla fine di questa giornata farò 2 turni di test ufficiali sulla Predator perché sarà la macchina con cui correrò il 9 e 10 giugno. Ma perché sono qui? Questa giornata è una giornata speciale organizzata da simracingzone.net, che è un portale che esiste ormai da 10 anni dove vengono organizzate gare sui simulatori di guida. E io ci ho corso per tanti anni e nel 2012 ho anche vinto un campionato, l'RF2. Parliamo ora della Monster SRZ Team che porta in pista Alberto Fontana. Greco dovrebbe essere alle spalle di Fontana che attacca Giulio Bettini alla prima staccata. Alberto Fontana è all'interno, Bettini largo per Alberto Fontana che va a vincere sul circuito di Abu Dhabi. E quelli che avete visto sono alcuni spezzoni delle telecronache che facevano. Ora i ragazzi di SRZ negli anni sono passati dal virtuale al reale, hanno fondato un loro team, hanno comprato la monoposto che vedete e oggi hanno organizzato questa giornata dove hanno portato i migliori piloti virtuali in pista per provare la monoposto. E in autodromo hanno anche portato un simulatore dove chi voleva poteva provarlo e farsi un giro. Ma ci sono i miei video qua. Da dove tutto ebbe inizio. Ecco, in questa giornata sono stato invitato a fare da coach ai piloti virtuali insieme a David Greco. Ma chi è David Greco? È arrivato lo scarsone. Guarda che c'è. David Greco è uno dei più forti piloti virtuali al mondo. Giusto per dirvene un paio, lavora per la Codemaster e ha sviluppato l'ultimo Formula 1 a cui giocate alla Play. Ha partecipato al campionato mondiale Visa Vegas Formula E, arrivando anche a disputare la finale a Las Vegas. E negli anni abbiamo fatto tantissime gare online insieme con sorpassi, controsorpassi, sportellate. Può provare a ritardare la staccata Greco all'esterno. Si toccano, Fontana si è infilato, Greco ancora tiene giù il gas ed è davanti per il momento Greco. E abbiamo anche provato una vera auto da corsa in pista insieme. Ragazzi, qua quando prendi un cordolo il volante si stacca dalle mani. Ah, dimenticavo, ha anche vinto il Ferrari Virtual Academy andando a provare una Formula Abarth a Fiorano. Ah no, e dimenticavo anche che nel 2013 ha corso con la Predator che vedete lì per il team di SRZ e ha vinto 6 gare su 6. Per quanto riguarda me, invece, in questi anni ho guidato tante auto in pista, tutte o per amici che me le facevano provare o come premi che vincevo nelle gare online sui simulatori di guida o come gare che ho fatto con il talent show. Quindi, in virtù della mia esperienza e di quella di David Greco, in questa giornata noi facciamo da coach ai piloti virtuali. Bene, hai mai guidato una macchina da corsa? No. Ok, allora, questo qua è un Formula, quindi ha delle reazioni immediate. Quindi appena pensi faccio la curva, la macchina sta già facendo la curva. Quindi la cosa fondamentale è essere sempre delicato col volante. Prendi confidenza col mezzo, hai 25 minuti di tempo, quindi hai tutto il tempo di...
È stato più tempo fuori pista che in pista. Solo i primi 2 giri ho fatto. Ma si può portare una macchina in queste condizioni? Ecco quel ragazzo che vedete lì che sta facendo il mazzo al pilota è Tommaso Le Rose, fondatore di simracingzone.net. Noi dobbiamo fare le gare su pista. Il rally è un'altra categoria, questa è una macchina da pista. Il prossimo turno lo facciamo sull'asfalto. Ok? Fa spaccare Tommaso, io lo adoro. Ecco, è la roba comunque incredibile che io stesso ho provato la primissima volta che ho guidato un'auto da corsa e quanto sia identica al simulatore di guida. Tu, con un simulatore di guida, come questo che vedete qui, che è quello in cui tutto ebbe inizio, puoi veramente imparare a correre su un'auto reale. Com'è rispetto al simulatore? L'ho trovato molto simile. Dopo 2-3 giri già mi sembrava di aver guidato da una vita questa macchina. Rispetto al simulatore che ho provato io, molto simile. Quindi per me è un ottimo allenamento. Ecco, e dopo aver fatto provare le macchine ai sim driver, arriva finalmente il mio momento. Il momento dei 2 turni ufficiali, che sarà fondamentale perché dovrò provare la macchina, dovrò prendere feeling con la macchina e soprattutto dovrò mettere giù una base di assetto con cui poi fare la gara. La prima cosa fondamentale da fare su un'auto da corsa è trovare la posizione di guida. Quindi appena entrato in macchina subito mi sono fatto regolare la pedaliera e ho notato che il sedile, che nelle auto da corsa viene fatto su misura per il pilota, per me non andava bene perché non riuscivo a controsterzare, ovvero quando controsterzavo picchiavo col gomito sul sedile. Quindi i meccanici hanno tolto il sedile e ci siamo arrangiati un po' con quello che c'era. Qui abbiamo 2 fantastici cuscini con ricamo floreale, modello nonna over 70. Ok, tra pochissimo proverò questa fantastica Predator PC08 della Sim Racing Motorsport. 2 parole su questa macchina. Questa macchina è un progetto geniale perché permette di correre veramente con costi non contenuti, DPU, cioè si sta parlando proprio di ordini di grandezza accessibili a chiunque. Per darvi un ordine di grandezza, la PC08 usata la puoi trovare sotto i 10.000 euro. E poi che costi di gestione hai? La benzina, il trasporto, l'iscrizione alle gare? Con 2 treni di gomme fai tutto il campionato? Un amico meccanico che ti dà una mano? Manutenzione, il motore di una moto è eterno. Cioè una volta comprata la macchina tu ti puoi fare una stagione di gare con meno di 10.000 euro. E la genialità di questa macchina è il fatto che è costruita per abbattere completamente i costi. Le gomme utilizzate sono queste, come vedete, delle intagliate molto dure, con cui ci vai sia sull'asciutto che sul bagnato. Quindi non devi avere gomme slick e gomme rain. Con 2 treni ci fai una stagione intera, al contrario di campionati di altre formule in cui magari fai 60 treni in una stagione, cioè spendi 90.000 euro in gomme. Qua 2 treni e hai fatto tutta la stagione. I materiali anche di costruzione sono materiali che comunque hanno un costo basso. Come vedete i braccetti sono fatti in ferro. Parliamo dei danni poi. Picchi duro che tiri via l'ala, i braccetti, stacchi la ruota, farai sì e no 1.000 euro di danni. Parlando invece della macchina, tecnicamente monta il motore di una Honda Hornet 600, cambio di moto, motore di moto, quindi tutte le componentistiche di una moto. Non ha il differenziale, quindi posteriore è a presa diretta a catena su un unico assale che collega le 2 ruote, un po' come un go-kart. Il cambio è quello di una moto, quindi di fianco al volante c'è una leva, quindi la prima in avanti, tutte le altre indietro. Ha acceleratore, freno e frizione. Diciamo che una volta che ci prendi un po' la mano la frizione puoi anche dimenticartela, perché per salire sollevi il piede dal gas, sali, per scalare invece freni col sinistro e ogni volta che butti dentro le marce dai un colpetto di gas. Ci vuole un po' di tecnica, è una cosa che si impara col tempo. Ok, ora che sapete come funziona questa macchina, salgo su e faccio un bel giretto. Che mezzo! Pazzesca! È pazzesca! Mamma mia! Cioè, è di un divertente che... No, ho capito una cosa, che questo qua
Non serve per fare le curve, serve per controsterzare. Certo. Cioè, Dopo, piano, adesso voi state girando con un assetto standard. Sì. Dopo ogni pilota si fa un suo assetto. sì. Questa qui è la barra. Barra che- antirollio. La barra antirollio che ammorbidisce e indurisce l'avantreno. Il rollio ok? dell'avantreno. Ammorbidendo o indurendo l'avantreno dai la possibilità al di dietro di alzarsi di più o di meno. Ok. Perciò per girare più in stretto dovresti avere la macchina morbida. Perché se l'ammorbidisci dietro gira di più. Si alza, siccome che se io l'ammorbidisco il muso va più giù e la ruota di Si là alza. si alza. Te la indurisco un giro adesso per tenerla nei curvoni veloci. Nei curvoni veloci mi scappa in continuazione dietro. Sono Allora, sempre lì a remare. Proviamo a indurirla, poi dopo mi sai dire se Sì. peggiora Io o la se indurirei. migliora. Te la indurisco un giro, Sì. poi mi dici va meglio o va peggio. Ok, ma come dicevo allora io ho capito una roba, che il volante non serve a fare le curve ma a controsterzare. Come sei a ballare tu? Bravo. Sega, faccio Fai cagare. cagare, che cazzo. Pure io faccio cagare, però con le macchine penso che sei bravo. No, sì, vedi, Devi ballare. l'appoggio un pochino. La devi appoggiare, Sì. la devi appoggiare. Però se è troppo perdi una cifra di No, tempo, perdi, certo. Come se stai sempre impiccato. Sì, sei sempre la sensazione che sei sempre sulle uova Bravo, questa bravo, macchina. bravo. Un mio amico diceva che le uniche vere auto da corsa sono i Formula e in un certo senso capisco cosa intendeva. È incredibile quanto un formulino low cost con 98 cavalli e 160 km/h di velocità massima sia in grado di farti godere come una supercar iperaccessoriata. Quella sensazione di velocità e leggerezza, quella reattività così fulminea che ti fa percepire il mezzo come un'estensione del tuo corpo. Quella tendenza naturale al traverso caratteristica delle Predators che ti dà quel brivido a metà strada tra il godimento e la paura. Mi piace, mi stuzzica, mi fa godere. Oggi, dopo solo 2 turni, nonostante un assetto molto lontano dalla mia guida, siamo a 2 secondi dalla pole position. Ci sarà da lavorare molto, ma sappiamo già che strada seguire. 2 mesi alla prima gara. Inizia il countdown.